Ma c'è bisogno che vai a fare le family friendly, family friendly. Adesso come faccio a non farmi demonetizzare questo video? Non lo so. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Mi è partita la voce, ma quanta bellezzitudine fin dall'inizio. Come state, pannocchiette e pannocchietti? Intanto volevo annunciarvi che io e Gio abbiamo ufficialmente un figlio. Ve lo faccio vedere. Guardate quanto è carino, è un panda che è cinese però vestito da italiano, cioè Super Mario, che si sa che noi italiani ci vestiamo così. Non ha ancora un nome però ragazzi, quindi facciamo che lo scegliamo noi qua sotto nei commenti e il nome che ha più like diventerà il nome ufficiale del figlio mio e di Gio. Ma che bello, vedi, partiamo così con il botto, l'ho già scaraventato per terra, sono proprio un bravo padre. Di cosa parliamo nel video di oggi? Oggi video attesissimo, finalmente il video... No, attesissimo da chi non lo so, però vabbè, comunque da me era attesissimo. E oggi parliamo dei trend più torendi in Corea qui nel 2018. Ragazzi, ce ne saranno da proprio farvi rabbrividire e rizzare i peli che avete, perché lo so che avete i peli, perché voi mi scrivete c'è i peli sulle braccia, ma lo so che anche voi in fondo i peli li avete. Che discorsi profondi che faccio a volte, sono abbastanza fiero di me. Incominciamo. Intanto incominciamo a spiegare che cos'è un trend, perché voi dite Marco, ma io lo so che cos'è un trend, e invece no, perché un trend coreano è un pochettino differente, o penso sia un pochettino differente. Nel caso mi sbagli scrivetemelo qua sotto, perché sapete che io non vivo in Italia da centenari e quanto mi devo complicare la vita coi termini, solo io lo so. Comunque non vivo in Italia, quindi potrei sbagliarmi, però un trend qui in Corea nasce in questo modo. In primis nasce soprattutto dalla televisione, quindi fondamentalmente un programma televisivo, che in Corea tantissimi programmi vanno in giro a fare cose, vanno nei ristoranti a mangiare, fanno sfide in giro per la strada. Per intenderci, uno dei programmi che crea più tendenze in Corea si chiama Running Man, che è un programma in cui la gente appunto corre in giro per la città. Se un negozio capita all'interno di questo Running Man, state sicuri che il giorno dopo quel negozio ha una fila davanti casa che arriva fino a Bernareggio sull'Adda. Se anche non aveste visto Running Man, state comunque tranquilli che quel negozio dal giorno dopo metterà delle immagini proprio giganterrime davanti al ristorante o negozio che sia, con appunto delle prove che delle persone famose sono state lì e la gente si fionda dentro. Un trend però, ora che siamo nel 2018, potrebbe anche nascere dai social, insomma, soprattutto da Instagram. Infatti Instagram è pienissimo di foto molto aesthetic, soprattutto di caffè, coffee shop, che appunto ti invogliano ad andare, e se una persona va poi ci va anche un altro, è un effetto a catena che ha anche involved me stesso. Vi ricordate quando sono andato al caffè di Dior? Ci sono andato perché il mio Instagram era pieno di persone che andavano al caffè di Dior e io io mi faccio influenzare facilmente, ok? Questo per dirvi che la Corea è un trend unico che cambia circa ogni mese, quindi insomma ora vi andrò a esplicare quali sono tutti questi trend più importanti e più torrenti che sono avvenuti, e in particolare in quest'ultimo anno, ma poi insomma ci saranno dei riferimenti particolarmente bellosi anche ai più bei trend che ho visto io negli ultimi anni. Il primo trend di cui voglio parlarvi sono assolutamente le sale giochi, in particolare le claw machine, le macchinette in cui voi potete tirare su i pupazzi appunto. E voi dite ma ste cose ci sono dal 1200 Marco. E lo so che ste cose ci sono dal 1200, ma è da quest'anno che in Corea sono ritornate improvvisamente di moda e hanno scaturito la costruzione di palazzi di sale giochi proprio da così, dal nulla. Quando sono tornato dall'Italia, che è l'ultima volta, sono andato a Onde, che è un'area universitaria, insomma, con tanti ragazzi giovani e frizzicarelli, e mi sono visto spuntare dal nulla. Ma raga, ma stiamo parlando di palazzi, cioè non è che dico una saletta giochini così che esce così, no, proprio il palazzo della sala giochi, ma non uno, ma non due, tipo tre, bam bam bam. Andiamo adesso più al make up, e devo dire che quest'anno si è sviluppato il make up soprattutto maschile, perché sono nate una sfaterba chip di linee make up per maschi, perché si sa che se fai il make up uguale a quello delle femmine ma lo metti in una confezione nera molto sporty, molto manly, io c'ho l'ormone, cambia tutto.
In più da quest'anno ho visto moltissimi più ragazzi che si mettono la tinta per le labbra, quindi il passo successivo al burro cacao, la tinta per labbra, fino ad arrivare addirittura ai rossetti. E tra l'altro anche Gio si mette il rossetto in questo periodo perché sai che lui è un make-up artist, segue la moda, quindi Gio adesso la mattina tipo lo vedo che quando eravamo a Jeju tipo apriva il suo lipstick, come si chiamano quelli liquidi, prendeva il suo lipstick e se lo metteva così ed erano tutti felici. Tra l'altro so che anche, mi sembra Dior o Chanel adesso se ne esce con una linea di make-up maschile che è uguale a quella sua femminile ma con la confezione diversa. Penso che anche da noi in Occidente, Occidente, arriveranno queste cose che in realtà io giuro raga non capisco proprio il senso, cioè cosa cambia se la confezione è nera o bianca, cioè lo sapete solo voi. Comunque felici voi, felici tutti. E ora andiamo al punto più dolente, perché i trend veri ed effettivi sono quelli delle bancarelle qui in Corea. In primis il trend food che c'era quando sono arrivato in Corea era sto cono, raga, non so come spiegarvelo, è tipo era tipo una canna di bambù con forma vagamente fallica, non è una parolaccia, vero? Fallica. E tu praticamente mangiavi il gelato così e ti calava in bocca, proprio veramente di una scomoditudine veramente eccessiva. Poi siamo passati al gelato che fuma, cioè il gelato praticamente che è gelato normalissimo, però ci mettevano, non so, come si chiama, il ghiaccio secco forse, che emanava fumo e tutti il fumo, che bello, file chilometriche davanti a sto negozietto che vendeva il gelato che faceva il fumo. Poi siamo passati invece al gelato tiramisù. Il gelato tiramisù è stato veramente una roba che ho dovuto provare anche io, perché ho detto io da italiano vedo ste file chilometriche davanti a sto gelato tiramisù, devo provarlo. C'era scritto, tra l'altro mi ricorderò sempre, il vero tiramisù italiano fuori, ed era in realtà il gelato tipo, avete presente il gelato cono del McDonald's? E ci mettevano sopra tipo un po' di polvere di cacao, di formaggi vari, robe. In realtà non era così male, ovviamente non era insomma il tiramisù vero e sicuramente non era worth the waiting of tipo 2 ore e mezza in fila fuori, ecco. Quest'anno il trend food gelatoso è stato il gelato nero e forse rosa era, non mi ricordo, comunque mi ricordo il gelato nero. Erano tutti in giro con sto gelato nero in mano che sapeva di, sapete che non ho mai scoperto di cosa sa, forse riso? Anche quello comunque a quanto pare era proprio così così. Quasi tutti i trend cibosi in realtà sono tutta scena e poi alla fine lo mangi e non è niente di che, devo dire la verità. E ora andiamo un po' ad argomenti un po' più hot, molto più frezzicarelli, perché andiamo al Sectodi. Voi adesso capirete perché sto ridendo. Il Sectodi è una cosa che è comparsa in questi ultimi mesi ed è l'incrocio tra se, che sta per sex, e Todi sarebbe study. Adesso come faccio a non farmi demonetizzare questo video? Non lo so. Vai con il family friendly. Il Sectodi consiste nel creare dei gruppi studio in cui ci sono donzelle e donzelli dentro queste chat di gruppo. Ecco, se tu entri in una chat di gruppo che si chiama Sectodi, tu sai già che ecco durante queste sessioni di studio ci potrebbero essere delle pause che servono ecco, a destressarti, ecco, perché la persona che mi ha spiegato questo trend di quest'anno mi ha detto sai Marco, gli studenti universitari sono stressati in Corea, quindi ora hanno creato queste sessioni di gruppo un po' più frezzicarelle. E io dico, ma scusa, ma c'è bisogno che vai a fare le ore family friendly? E io dico, ma c'è bisogno che tu vai a pimpirippettare mentre studi per destressarti? Ci sono un sacco di altri metodi, insomma mi sembra un po' una presa per il Kailu questa che state facendo. Sappiate che insomma se voi venite in Corea e leggete volete fare Sectodi, insomma sappiate che questo è, io non mi prendo responsabilità sui trend coreani ragazzi, ecco. Dal punto di vista della moda devo invece dire che il trend assoluto del 2018 sono stati
gli orecchini pendenti per i maschi, soprattutto i crocifissi. Se voi andate a Onde in questo periodo, sempre la stessa area di cui parlavo prima con tutti i giovani, vedrete che un casino di ragazzi hanno sti pendenti che veramente manco il lampadario di cristallo che c'ha mio nonno in casa sua. E soprattutto crocifissi, cioè la maggior parte di questi pendenti sono crocifissi che veramente, se andate nelle aree universitarie, vedrete più crocifissi lì che se andate a fare una visita al Vaticano, ve lo dico. Quest'anno è così, crocifissi e pendenti sberluccicosi per tutti gli uomini. Altro trend che ha veramente perso il controllo, soprattutto quest'ultimo anno, sono i caffè degli animali. Ok, forse voi sapete che in Asia ci sono i caffè a tema animali. All'inizio c'erano i gattini, i cani, ed erano carinissimi e bellissimi, e siamo tutti d'accordo con quelli. Quest'ultimo anno sono usciti i peggio caffè per animali che voi non avete proprio idea, c'è proprio la giungla. C'è il caffè delle pecore, il caffè degli orsetti lavatori, il caffè proprio ispirato alla giungla dove ci sono tutti gli uccelli, le iguane, i serpenti. Manca veramente solamente il caffè della pantegana e abbiamo fatto tutto. Questi tipi di caffè fanno puzza, ragazzi, quindi c'è il fatto di andare in un caffè così per goderti un caffè mentre dici mentre guardo questi animali nella natura selvatica del caffè, puoi pensare che sia una buona idea, ma una volta che entri e vedi che l'elefante che c'è nel caffè ha fatto una cacata grande 3,5 metri, magari un po' ti passa la voglia di sorseggiare il tuo caffè americano, ecco. L'ultimo trend di cui voglio parlarvi e che è nato insomma da pochi mesi sono le robe dei BTS. Ora, se voi sapete un minimo che cos'è la Corea, sapete chi sono i BTS, sono il gruppo coreano attualmente più famoso nel mondo, e hanno creato questi pupazzetti in collaborazione con Line, e insomma in generale un merchandising assurdo che parte dalle magliette e arriva ai ventilatori. Come potete vedere, io non sono stato per niente affetto da questo trend e non ho comprato mai niente dei BTS. In realtà sono super carine le cose di BTS, quindi le file chilometriche sono capibili, io comprerei veramente tutto. Aspettate, mi è venuto in mente che adesso che ho fatto vedere sta roba, in 350 mi chiederete dove comprarla. Non so se troverò il link Amazon, ma nel caso trovo il link Amazon ve lo linko qua sotto. Comunque il senso di questo video è: se venite in Corea e vedete delle file chilometriche davanti ai negozi e alle cose che vendono robe, non per forza, ecco, sono robe belle, non fatevi 3 ore e mezza di fila, godetevi il paesaggio e siate felici e contenti. E questo era tutto per questo video, potete seguirmi su Instagram e Facebook per offrirmi un caffè, c'è il link di Coffee qua sotto in descrizione. Noi ci vediamo nel prossimo video. Pizza carbonara, ciao! Do you believe in life after love? I can feel so thick, it's here to stay. I really don't think I'm strong enough. Oh. Ero l'unico che faceva così da piccolo con la canzone di Cher. Ditemi di no, vi prego.